ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video cliccone, come i nostri video clicconi. Perché continui ad attirare sempre la stessa situazione? Lo diceva anche Nietzsche, l'eterno ritorno dell'uguale. Perché noi ripetiamo sempre le stesse situazioni. Però è come se certe situazioni, no, che sembrano ripetersi, è come se nella visione sciamanica immaginale niente si ripete davvero a caso, non esiste il caso. Quello che ritorna è perché chiede di essere visto. Allora gli eventi non sono nemici, gli eventi sono enti, entità, spiriti, sono forme vive, sono forze intelligenti, sono gli dei che bussano attraverso le stesse scene, magari con personaggi diversi, però le stesse scene, no? Finché non riconosciamo il loro messaggio. Allora oggi andiamo a chiedere, spostiamo l'attenzione. Non tanto perché mi succede sempre questo, qualcosa di più profondo che sottende a questo, cioè quale parte di me sta creando questo ciclo e quale parte di me è pronta a interromperlo. Allora i tarocchi nel nostro spazio sono specchi archetipici, sono macchie dell'anima, stavo dicendo, sono mappe dell'anima e ogni carta che emergerà non parlerà solo di quello che sta accadendo fuori, ma del modo in cui la vita ti sta insegnando a diventare te stessa o te stesso, a far emergere la vera te. Allora, molti di voi lo sanno quando tornano le stesse situazioni, no? Cambiano forma ma non la sostanza. Se magari senti che certi amori o certe dinamiche o certi passaggi della tua vita che sembrano sempre gli stessi, allora andiamo oggi a comprenderne il linguaggio, perché quello che si ripete ti sta mostrando la porta che non hai ancora attraversato. E oggi, con questa lettura, magari sei molto più vicina di quanto pensi a quella porta lì. Ok? Allora, ragazze mie ragazzi, potete sceglierle anche entrambe, no? Le varianti. Sapete, quando facciamo queste letture così potenti ci sono i messaggi importanti. Quindi prima variante e seconda variante. Sotto all'info box trovi la timeline di ogni variante. E partiamo dalla prima. Allora, mettiamo il mio promemoria qua. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, consapevolezza, gioia e libertà. Perché continui ad attrarre sempre la stessa situazione? Cosa ti stanno chiedendo gli dei, gli spiriti? Allora, andiamo a mettere la prima carta. Qual è la situazione che si ripete nella tua vita? Cioè, qual è il pattern visibile, no? La situazione che si ripete nella tua vita. Qual è il pattern visibile? Il 9 di denari. Sapete quanto amo questa carta, no? Il pattern visibile, il 9 di denari. Allora, il 9 di denari mi parla di una condizione che all'apparenza è stabile, all'apparenza è autonoma, all'apparenza è completa. Però c'è il 9 di denari dentro di sé porta una ripetizione molto sottile, sai qual è? Quella sensazione di dovercela fare da sola o da solo. Cioè, quando è in questa posizione il 9 di denari ti mostra che ogni volta che costruisci qualche cosa di tuo, qualche cosa di bello, qualche cosa di solido, arrivi in un punto in cui la vita ti mette davanti il tema dell'indipendenza emotiva e materiale come prova sempre, come prova ricorrente, cioè è come se il destino ti riportasse sempre lì, in quello che hai costruito, nella tua autonomia, nella tua forza, ma ti riporta anche a una domanda silenziosa, cioè posso davvero ricevere senza perdere me stessa o me stesso?
Cioè, il passaggio, ragazzi, è molto sottile. Non è mancanza di abbondanza questo, è il test dell'anima che ha imparato a stare in piedi da sola, ma deve ancora ricordare come accogliere senza difendersi. Questo è il pattern che si ripete, cioè situazioni magari in cui sei forte, capace, autonoma, però dove a un certo punto emerge sempre la stessa dinamica invisibile, cioè la distanza emotiva con l'altro, con gli altri, il non chiedere troppo, il non dipendere, il non lasciarsi davvero attraversare. Cioè il 9 di denari in questa posizione dimostra questo. La tua indipendenza è una conquista, ma è anche una soglia, perché ciò che si ripete non è la solitudine in sé, ma il modo in cui la tua anima si protegge mentre è nella sua pienezza. Cioè, e il destino continua a riportarti lì, ma non per bloccarti, per farti riconoscere che sei pronta o pronto per il passo successivo, che, mm, che non è non solo essere completa da sola, ma imparare a non chiuderti quando la vita, gli eventi, le persone si avvicinano. Credo di essermi spiegata, ho spiegato, no? Cioè, ce l'ho fatta da sola, la faccio da sola, no? Ricevo, no? Però a un certo punto questo mio può diventare anche un blocco rispetto alla vita, agli eventi, no? Un po' di rigidità rispetto alla vita, rispetto agli eventi, mi spiego? Vediamo qual è l'origine di questo schema. Da dove nasce nel campo interiore l'origine di questo schema? Cioè il fatto di fare tutto da sola, ho imparato da sola, no? Ti chiude un po' alla vita. Io lo conosco bene questo dramma, diciamo. Cioè, che non è un dramma, è un passaggio per arrivare a un altro step. Allora, vediamo le origini, l'origine di questo schema, qual è? Sì, il paggio di denari, parliamo molto di concretezza, di terra, no? Di materia che si spiritualizza. È molto silenzioso qua l'origine dello schema, perché mi parla di un inizio in cui hai imparato che per avere valore dovevi dimostrare. Vabbè, ce l'abbiamo tutti questo, eh. Cioè, per avere valore devo dimostrare, per avere valore devo essere affidabile, per avere valore devo essere giusta, devo essere capace. Cioè, qua non c'è ancora la ripetizione adulta del ciclo, qua c'è la prima impronta di questo, cioè il momento in cui la tua energia ha imparato una lezione fondamentale, che la sicurezza si conquista attraverso il fare, attraverso il controllo, attraverso la crescita lenta, responsabile. E in questo non c'è un errore. Ma in questa carta, nello spazio di origine, vediamo qualcosa di più sottile, che una parte di te che ha imparato a crescere con prudenza emotiva, con misura, con attenzione, a non esporsi troppo, è quella che veglia. Allora, nello yoga sciamanico diremmo che è il momento in cui l'anima ha iniziato a radicarsi nella materia, ma e quando, secondo me, quando sai quando l'io inizia la costruzione, no? Ci insegnano le cose, eccetera. Quindi, nello yoga sciamanico è il momento in cui l'anima ha iniziato a radicarsi nella materia, ma ha anche iniziato a osservare la vita, osservo la vita e inizio a non fidarmi completamente di essa. È qua che nasce lo schema. Non è un trauma evidente questo, è una costruzione lenta, cioè della serie se sono responsabile, se sono stabile, se sono corretta, allora sarò al sicuro. E questo diventa il codice proprio invisibile che da adulta o da adulto si riattiva nelle relazioni, nelle scelte, nelle situazioni ripetute. Cioè questo paggio di denari mostra proprio l'origine di questo. Ha imparato a stare nel mondo con serietà, però non sempre con abbandonarsi alla vita, no? Cioè nel senso bello di darsi. Ha imparato a costruire, però non sempre a ricevere. Capito che voglio dire? E così nel tempo ogni nuova esperienza che somiglia a questo primo apprendimento riaccende lo stesso schema. Non perché sei bloccato o bloccato, ma perché la tua anima riconosce quella forma antica come una casa. E oggi la stiamo portando alla luce, non la stiamo giudicando, cioè le stiamo semplicemente, la stiamo riconoscendo perché solo ciò che viene visto davvero può finalmente trasformarsi, no?
Ok, vediamo qual è l'archetipo che stai vivendo senza accorgertene, cioè il ruolo animico che stai incarnando. L'archetipo che stai vivendo senza accorgertene, il ruolo animico che stai incarnando. La sicurezza, qua c'è la gioia del bambino, 6 di coppe. Sai il ritorno a un'emozione conosciuta? Cioè, senza accorgertene, stai vivendo l'archetipo di colei o di colui che cerca un'emozione che è già conosciuta, come se una parte profonda di te tendesse sempre a rientrare in delle dinamiche che hanno una sensazione familiare. Anche quando magari la tua coscienza adulta desidera qualcosa di nuovo, invece tendiamo a ritornare in quella dinamica sensazione familiare. Allora, nello yoga sciamanico diremo che il 6 di coppe è il punto in cui l'anima non ha ancora separato completamente il passato simbolico dal presente, cioè, e quindi continua a ricreare scenari noti per cercare una forma di sicurezza emotiva. Questo non significa che stai vivendo nel passato, significa che una parte di te riconosce il familiare come se fosse amore. E qui nasce la ripetizione dello schema, perché ciò che è familiare non sempre è ciò che è giusto, la zona comfort, no? Ma il sistema emotivo lo vede come una casa, no? E così inconsciamente potresti ritrovarti a vivere delle situazioni in cui dai tanto, senti molto, riconosci subito delle dinamiche emotive antiche e ti muovi dentro una sensibilità che oscilla tra apertura e ritorno al conosciuto, apertura e ritorno al conosciuto. Quindi il 6 di coppe ti porta un archetipo dolcissimo, cioè la parte di te che ancora cerca sicurezza nell'emotività già vissuta. Questo è il cuore del ciclo, perché finché il cuore riconosce il passato come più sicuro del nuovo, allora il destino tende a riproporre le forme simili. Cambiano i volti, ma non l'esperienza. Allora questa carta oggi non ti sta chiedendo di rinnegare quella parte, ma di vederla chiaramente, perché solo quando riconosci che stai vivendo un archetipo, smetti di esserne vittima, smetti di esserne inconsapevolmente guidata, ed è in quel momento che inizia la vera trasformazione. Sì, vediamo. Nella quarta carta mettiamo il vantaggio nascosto di questa ripetizione, cioè cosa ti sta dando questo ciclo? Questo ciclo che si ripete, il vantaggio nascosto della ripetizione. Allora, qua abbiamo il 4 di denari e ci parla della sicurezza emotiva, anche se non te ne accorgi. Cioè come se una parte di te dicesse resto qui perché almeno so come funziona. Resto in questa dinamica perché è familiare. Resto qua perché è prevedibile, anche se non è sempre felice. Perché questa carta non parla dell'abbondanza, mi parla di attaccamento alla sicurezza, e quindi il vantaggio nascosto di questo ciclo è che ti sta evitando il vuoto del nuovo, no? L'arcano del vuoto, scusami, l'arcano, la sensazione del vuoto, da dove nasce tutto, del nuovo. Cioè ogni volta che qualcosa potrebbe cambiare davvero, una parte di te invece preferisce restare dove conosce già le regole. L'anima si aggrappa a ciò che conosce, non perché è giusto, ma perché è familiare. E il familiare, la cosa familiare dà una sensazione di controllo, anche se dentro non ti nutre più completamente, anche se senti che potresti vivere qualcosa di più vero. Questa carta dimostra che una parte di te preferisce non rischiare troppo il salto nel nuovo. E quindi il ciclo continua, non perché sei bloccata o bloccato, ma perché questa dinamica ti offre la stabilità emotiva, la prevedibilità, la sensazione di controllo e l'evitamento del vuoto, dell'incertezza. Io non lo so se stai facendo come il cammino sciamanico, non è uscita la carta del matto, però ti invito proprio a fare la carta del matto, magari oggi, domani, che ho messo nella lista il corso Il viaggio erotico negli arcani, per, no?
aprirsi a questo, all'ignoto, alla bellezza dell'ignoto. Perché il 4 denari limita la crescita. Cioè questo ciclo continua finché una parte di te sente che il conosciuto è più sicuro dello sconosciuto, che invece dove ci sono tante possibilità. E il primo passo per trasformarlo non è tanto forzare il cambiamento, ma semplicemente riconoscere con dolcezza della serie, ok, una parte di me sta restando qui per sentirsi al sicuro e già lo vedi, va bene? Cioè non sei più nel meccanismo, già lo stai vedendo, lo stai sciogliendo, lo sta già iniziando a trasformare. E, e con la pratica del matto, secondo me, fai il grande salto, ma anche in questa lettura ho messo il punto di cooperazione. Vediamo, qual è la paura che mantiene attivo il ciclo? Cioè il nodo emotivo centrale. E il nodo emotivo, quinta carta. La sicurezza, il 10 denari, uscire fuori dalle regole familiari, l'eredità familiare. Sai quella paura di perdere la struttura della propria vita, la sicurezza? Perché il 10 denari rappresenta il bisogno di avere un posto sicuro nel mondo, no? Una base, una famiglia, una continuità. Qua la paura che mantiene attivo questo ciclo è questa: se esco da questo schema, perdo ciò che ho costruito. Se cambio dinamica, perdo stabilità. Se mi muovo verso il nuovo, verso il matto, rischio di perdere sicurezza oppure appartenenza ai valori familiari. Che è inconscio, Perché come se restassi dentro degli schemi ripetuti non perché siano giusti, ma perché danno l'impressione di una struttura che tiene insieme la tua vita. Non è così. Cioè, 10 denari non parla solo di famiglia o di relazioni esterne, parla di un'architettura interna di sicurezza che l'anima tua ha imparato a riconoscere come casa, si sente al sicuro. E la paura è questa: uscire dal ciclo significa inconsciamente rischiare di perdere questa casa. Anche quando questa casa non ti nutre più completamente, ecco perché il ciclo continua. Non per mancanza di consapevolezza tua, ma perché una parte di te sta dicendo è meglio qualcosa che conosco, anche se non mi soddisfa tanto, piuttosto che qualcosa di nuovo che non so ancora come possa reggersi, no? Però questa carta dimostra anche un punto fondamentale di verità, perché il 10 di denari è una sicurezza che può diventare più grande. Cioè, non è una gabbia definitiva, è una struttura che può evolvere. E il primo passo per trasformarla non è distruggerla, ma riconoscere che la vera sicurezza non sta nel ripetere lo stesso schema, ma nel sapere che puoi attraversare il cambiamento senza perdere te stessa o te stesso. E quando questo diventa chiaro per te, la paura perde il suo potere e il ciclo inizia davvero a sciogliersi. Sì. Il punto di svolta, sesta carta. Cosa può spezzare o trasformare lo schema? Cosa può spezzare o trasformare lo schema? Se non mi usciva la regia di spade te lo dicevo io, la spada taglia, lucidità, mente risvegliata, regina di spade. Lo schema si spezza nel momento in cui vedi la verità senza edulcorarla, senza addolcirla. Allora, il punto di svolta arriva quando smetti di giustificare ciò che ti fa male, quando smetti di dare interpretazioni che ti proteggono ma ti confondono e inizi a guardare le situazioni per quello che sono davvero. Cioè, nella vita concreta, la regina di spade rappresenta il momento in cui metti i confini chiari, dici ciò che prima non dicevi, riconosci ciò che non ti nutre più e smetti di restare dentro delle dinamiche ambigue. Non c'è più nebbia con la regina di spade e questo è il punto di rottura del ciclo, perché il ciclo si alimenta proprio quando resti in uno spazio di mezzo, no? Quando senti una cosa però ne fai un'altra,
quando intuisci la verità, ma resto nel dubbio. Ecco, la regina di spade taglia tutta sta roba qua. E nello yoga sciamanico diciamo che è l'archetipo della coscienza sveglia, quella parte di te che non si lascia più guidare dalla paura, ma dalla chiarezza interiore. E quindi il vero punto di svolta è questo: non è cambiare tutto fuori, è iniziare a non tradire più ciò che sai dentro di te. E quando questa regina si attiva succede una cosa molto precisa nel tuo destino. Tutte le situazioni ambigue non reggono più. Le persone, i legami, le dinamiche o si trasformano in qualcosa di vero o si dissolvono. E questo è il momento in cui lo schema si spezza davvero. Non perché combatti il ciclo, ma perché non lo nutri più con la tua inconsapevolezza. Ecco perché qua non è ancora uscito il matto. Ti dico, fai l'arcano del matto sul podcast. E vabbè, sono tutti strumenti di grande consapevolezza. Allora, settima carta, come cooperare con il tuo destino per uscire dal ciclo. Già abbiamo detto, fatti l'arcano del matto. Però in questa carta andiamo a vedere proprio praticamente come cooperare con il tuo destino per uscire dal ciclo. Io le amo le carte, capite? C'è il 9 di coppe qua, devi iniziare a godere, devi iniziare a fare solo quello che ti piace, devi iniziare a godere, c'è il 9 di coppe. Ti aggiungo anche la danza del piacere che trovi nella playlist yoga sciamanico. 9 di coppe. Non è soltanto imparare a godere, sai? Allora, c'è qualcosa che ti sta nutrendo già adesso, qualche cosa che ti piace, qualche cosa che ti nutre, c'è adesso? Bene, c'è sicuro, te lo dico io, perché il 9 di coppia in questa posizione, se no non mi esce. Ok, devi riconoscere quello che ti sta già nutrendo adesso. Perché parla di... Allora, spesso noi continuiamo a ripetere gli stessi schemi non perché non hai abbastanza, ma perché non ti stai fermando abbastanza a riconoscere ciò che già funziona nella tua vita, a godere di ciò che già funziona. Questa carta in questa posizione dice che il destino cambia quando cambi il punto di vista da cui stai guardando la tua vita. Allora, se resti focalizzata su quello che ti manca, continuerai a muoverti dentro la stessa dinamica di ripetizione. Se invece inizi a riconoscere ciò che è già pieno, è già vivo, è presente adesso, il ciclo si allenta. Allora, nello yoga sciamanico questo è un passaggio fondamentale. Non si esce da uno schema aggiungendo qualcosa di esterno, ma si esce da uno schema cambiando la qualità della gratitudine per quello che hai già e della presenza. Perché il 9 di coppe dimostra che il destino inizia a collaborare con te quando tu inizi a dire: wow, ma oh meraviglia per questa cosa che ho già. Wow, meraviglia, ma oh, qua c'è già il nutrimento. Il ciclo della ripetizione spesso nasce da un movimento interno continuo, tipo desiderio inseguo, non mi basta, ricomincio, desiderio inseguo, non mi basta, ricomincio, un po' il pendolo. Il 9 di coppia interrompe questo automatismo, non ti sta dicendo di accontentarti, ti chiede di riconoscere il valore di quello che hai già adesso prima di muoverti ancora oltre. Quello che diciamo della vita comunque, cioè accetta, che non è accettare in modo passivo e vittimistico. Guarda quello che di bello c'è già. Perché quando questo accade succede qualcosa di potentissimo. Sei guidata dalla pienezza, capito? Non sei guidata dal vuoto. E il destino quando ti vede presente nella tua pienezza che hai già, smette di riportarti sempre nello stesso punto, perché non hai più bisogno di ripetere per capire, hai iniziato a vedere.
Allora, danza del piacere, per favore, ragazzi miei ragazzi, con il matto. Danza del piacere con il matto. Noi facciamo una tarologia co-creativa. Non ti rendo vittima del tuo destino, ti do gli strumenti per cooperare con esso e realizzare gli obiettivi dell'anima, che sono quelli che ti appagano veramente. Ok, allora, ottava carta. Cosa devi smettere di fare per non riattivare il pattern? Qual è il comportamento concreto da lasciare andare? Col 2 di denari. Allora, e che significa questa cosa? Trrr, trrr. Smetti di oscillare tra ciò che senti e ciò che fai. Te l'ho detto pure prima. Perché questo è uno dei meccanismi principali che riattiva il ciclo. Cioè, anche smettere di restare nel forse. Perché? Perché quando resti troppo tempo in bilico, senza scegliere davvero, libero arbitrio, prendo ferma risoluzione di fare questa scelta, allora la vita è come se tende a riproporre sempre le stesse situazioni. Quindi la vita ti sta costringendo a prendere una posizione chiara. Prendo ferma risoluzione, ok? E fai la tua risoluzione, perché tutto è frutto di una presa di risoluzione. Magari stai rimandando delle decisioni importanti qua. Oppure stai restando dentro a delle situazioni che non sono né sì né no. Oppure stai tenendo aperti dei legami o delle dinamiche che senti ambigue. Qua abbiamo la spadona della regina di spade. Oppure cambiare idea continuamente senza consolidare una scelta interiore. Anche chi segue tanti cammini spirituali, no? Diversi l'uno dall'altro. No, ne segui uno, segui quello, altrimenti è un casino. È un casino. Ecco perché nello yoga sciamanico noi ci danno un'iniziazione, quella che significa è una porta di apertura verso quel cammino, come le ho date a tante di voi anche durante le masterclass, no? L'iniziazione è uno spirito che ti viene dato appartenente alla famiglia da cui viene iniziata, ok? Quindi il 2 di denari ti dice che non è il movimento in sé il problema, è la mancanza di centratura dentro il movimento. E nello yoga sciamanico questo è il punto in cui l'energia non riesce a stabilizzarsi. Perché? Perché viene continuamente spostata da una possibilità all'altra. Ecco perché il pattern si riattiva. Perché ogni volta che non scegli davvero, libero arbitrio, allora sei vittima della vita stessa. La vita sceglie per te. Ecco perché ti riporta sempre lo stesso scenario, sotto forme diverse, con personaggi diversi. Allora, questa carta ti chiede una cosa molto concreta. Smetti di rimandare la chiarezza. Smetti di restare in equilibrio quando in realtà il cuore tuo ha già una direzione. Anche smetti di vivere nella gestione continua delle varie opzioni. E una, vai là. Ti chiede allineamento. Non ti sta chiedendo rigidità la vita, allineamento, perché quando inizi a stabilizzare la tua energia in una direzione chiara, solo interiore dico, e il ciclo perde quella forza, il pattern non si ripete più. Allora il 2 di denari ti mostra che la vera uscita dal pattern non è fare tutto perfettamente, ma smettere di oscillare tra 200 versioni diverse di te stesso o di te stesso senza mai incarnarne una pienamente. Come può essere, scegli un cammino spirituale, fai quello, scegli una cosa, vai quello. Cioè è il momento in cui inizi a scegliere con più presenza e meno ambivalenza, e quindi il destino non ti riporta più nello stesso punto, perché finalmente stai andando da qualche parte. Ok? Ok. Beh, ci stanno sculacciando oggi qui, come direbbe mia nonna, come avrebbe detto mia nonna. Vabbè, allora, stiamo alla nona carta. Cosa devi iniziare a fare per creare un nuovo destino? Qual è la postura interiore più l'azione? Vabbè, l'abbiamo già detto, però qua nello schemino avevo messo cosa devi iniziare a fare per creare un nuovo destino. Allora, 3 di spade.
stavo pensando già a una pratica. Fai la lettera, scrivi tutto quello che sei stata e bruciala. Allora, 3 di spade. Cosa devi iniziare a fare per creare un nuovo destino? Devi iniziare ad accettare uketamo, quello che ti ha fatto male, senza continuare a negarlo o a coprirlo. Una volta vi ho raccontato di quando quello là mi lasciò, un grandissimo amore della mia vita, e non riuscivo ad accettare il fallimento, il fatto che mi avesse lasciata, il fatto che ero sempre io a lasciare gli uomini. Uno mi ha lasciato. È stato il grande trasformatore della mia vita, no? Essendo una donna molto dominante, io, passionale e dominante, quindi quello mi lascia, ok. Io per anni non potevo accettare il fallimento. Quando un giorno mi sono detta, ok, io incarno la dea del fallimento, io ho fallito con lui, ho fallito. Beh, dentro di me ho detto, ma non lo potevo dire prima, anziché farmi 2 anni di pianti disperati senza consapevolezza. Ho fallito, sono una grande fallita. Pah. Già ancora oggi mi vengono ancora i brividi per quell'affermazione, ma lì è cambiato tutto. Dobbiamo riconoscere il dolore per quello che è stato senza reinterpretarlo continuamente per farlo sembrare meno impattante o meno importante. Io mi ricordo all'inizio facevo, cioè per me era inconcepibile che mi avesse lasciato, poi il giorno prima, amore quanti figli vuoi, il giorno dopo, ti lascio. Follia! Stupendo, mo! Quindi per me era inconcepibile. A me mi stai facendo questo. A me rafforzativo. Quindi, allora, riconosciamo per quello che è stato, senza reinterpretarlo continuamente per farlo sembrare meno importante. Infatti quando mi chiedevano, ma ti sei lasciata con Gelsomino? E io, sì, vabbè, ma comunque era destino, insomma, nel senso, non niente di che. Poi andavo in macchina, mi crepavo di pianti e continuavo per settimane. No, accettarlo per quello che è. E questa perché quel dolore serve a distruggere la gabbia dell'io. Quel pianto servirà sempre a distruggere la gabbia dell'io. Quando lasci morire quell'identità, quella che non sopporta che è stata lasciata, perché è l'io che fa male, non la mente, e senti tutta l'emozione, non cerchi di anestetizzarla. Quindi questo è il primo cambiamento di postura interiore. Quindi devi vedere con onestà dove qualche cosa ti ha ferito o ferito. Devi smettere di minimizzare quello che senti. Devi riconoscere i punti in cui hai insistito troppo in situazioni che non ti nutrivano. Ammetti di aver sbagliato, che non esiste lo sbaglio, però ammettilo se serve. Dai un nome chiaro a ciò che fa male, senza confonderlo con abitudine. Allora, finché il dolore non viene riconosciuto nella sua verità, continua a guidare le tue scelte in modo invisibile. E nello yoga sciamanico questo è il passaggio fondamentale. La trasformazione non avviene evitando la ferita, ma attraversandola profondamente con consapevolezza lucida. Il 3 di spade qua non ti chiede di soffrire di più, ti sta chiedendo di smettere di soffrire accogliendo il dolore. Il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, come diceva Eckhart Tolle. E questa è la nuova azione, cioè smettere di costruire delle decisioni sopra delle emozioni non viste. Allora devi prendere le tue decisioni una volta fatto il viaggio ctonio con queste emozioni. Devi iniziare a scegliere da uno spazio di verità emotiva, non di compensazione. Devi permetterti di dire interiormente, ok, questo mi ha fatto male, adesso lo riconosco davvero, cioè questo coyote mi ha fatto male, mi ha distrutto, ok, lo accetto, lo includo, uketamo, do un posto.
nel mio cuore a questa situazione, anche se non la comprendo, anche se non la capisco benissimo, risveglio la mente risvegliata, do un posto nel mio cuore a questa situazione, perché in questo modo io evito di fare delle scelte sulla base di queste emozioni che non sono state cucite, cioè integrate, ok? E da qui nasce il nuovo ciclo, ok? No, vabbè ragazzi, quando mi dissi sono una grande fallita, lì si è aperto il mondo. È stata la frase più bella che abbia potuto dire nella mia vita. Perché si è distrutta quell'identità dell'io limitato, della Francesca che non può essere lasciata a me. Ma come ti permetti? Coglionazzo, scusatemi il termine. Ma non tanto perché a me, perché mi hai detto il giorno prima, ma amore quanti figli vuoi? E il giorno dopo mi lasci, ma questo è pazzo, ma io ti distruggo. Capito? Quindi io vi capisco e vi dico anche che dire a me stessa sono una grande fallita è stata la cosa più liberatoria che ci poteva essere in quel momento. Allora, 10ª carta, come si manifesta la nuova realtà quando il ciclo si rompe? Guarda, il sole! Guarda, carta canta, il sole, gioia, la gioia pura, la bellezza dell'essere, l'espressione. Il sole, cioè che te lo dico a fare? Il sole parla da solo. L'ora più buia della notte è quella che precede l'alba. Allora, quando il ciclo si rompe, la vita diventa viva. Non c'è più confusione, non c'è più ambivalencia, non c'è più quella sensazione di non so cosa stia succedendo davvero e tutto diventa più chiaro. La nuova realtà che nasce è quella dove ti sentirai più centrata, più centrato. Le relazioni diventano belle, trasparenti, le situazioni si chiariscono senza sforzo. Quello che è vero resta, quello che non è più vero si allontana naturalmente. Il sole non crea drammi, svela. E quando lo schema si rompe davvero, succederà questo. Non devi più interpretare continuamente quello che vivi, perché la vita smette di mandarti dei messaggi confusi. E nello yoga sciamanico diremo che il sole è il ritorno all'allineamento tra ciò che sei dentro e ciò che vive fuori. E questo avrà un effetto concretissimo sulla realtà. Perché? Perché le persone ti vedono più chiaramente, tu ti senti più sicura, sicuro nelle tue scelte, l'energia non si disperde più nei dubbi e inizi a muoverti in modo più naturale e spontaneo. Il sole non è una fortuna improvvisa, è la naturale conseguenza. È quello che succede quando smetti di nutrire il ciclo di questa ripetizione e inizi a vivere da uno spazio autentico. E quindi nella nuova realtà si manifesterà così, come qualcosa non di perfetto, la perfezione non esiste su questo piano di esistenza, ma come qualcosa di finalmente semplice, coerente, diretto. È bellissimo questo. E vediamo il messaggio finale, l'ultimo cazziatone dell'amante mistico, cioè l'ultima sgridata dell'amante mistico, come diceva mia nonna. Allora, il messaggio finale dell'amante mistico, il sigillo, la consacrazione del passaggio. Wow, non è un cazziatone, non vi preoccupate. Bellissimo, regina di coppe, ti vedo finalmente essere la sciamana delle tue emozioni, o lo sciamano. E qua c'è una verità bellissima che l'amante mistico, lo spirito guida, ti dice. Allora, la chiave per uscire davvero da tutto sto ciclo non è diventare più dura o duro, qua lo siamo stati già, è diventare più consapevole di quello che senti, senza perderti in quello che senti. La regina di coppe non reagisce, ascolta, non si disperde nel caos emotivo, lo attraversa. Quindi il messaggio è questo, tu non sei qui per chiudere il cuore, sei qui per imparare a usarlo come una bussola, va dove ti porta il cuore, come diceva qualcuno. Allora, quando l'anima smette di farsi guidare dalle reazioni automatiche e inizia a vivere le proprie emozioni come delle vere bussole, delle vere iniziazioni, dei veri compagni di viaggio e non come prigioni, allora tutto si dissolve. Allora la regina di coppe ti mostra quindi una nuova postura interiore. Senti tutto, ma non perdere il centro.
ascolta la regina di coppe, ma ciò che ascolta non la confonde. E così il ciclo si spezza definitivamente, ma non perché hai combattuto qualche cosa, ma perché sei diventata più cosciente delle tue emozioni. E quindi qua l'amante mistico non aggiunge nient'altro, ti lascia con questa consapevolezza sacra, cioè ciò che si ripete nella tua vita si interrompe nel momento in cui tu smetti di reagire inconsapevolmente e inizi a rispondere con presenza. E da lì in poi non sei più dentro il ciclo, ma sei dentro te stessa o te stesso. Ricapitolando, attrai sempre la stessa situazione perché una parte di te cerca sicurezza nel familiare, nel conosciuto, anche quando quella sicurezza non ti nutre più. Allora, oscillando tra desiderio del nuovo e paura del nuovo, tra apertura e controllo. Quindi lo schema ripetitivo si mantiene finché resti nell'indecisione emotiva, nel bisogno di conferma, ti proteggi dal vuoto che è lo sconosciuto. L'anima è qui per esplorare, per fare esperienza, non per stare nel conosciuto. E invece di scegliere con chiarezza e presenza ti puoi oscillare, no? Quindi questo pattern si scioglie quando inizi a vedere la verità senza filtro e a rispondere alla vita da uno stato più lucido, stabile e consapevole. Ok? Wow! Vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano. Questa è la decisione, la freccia. Cioè, la tua intenzione di scoccare la freccia è io prendo ferma risoluzione di qualcosa che struttura una formula psichica per te. Io prendo ferma risoluzione di. Questa è la freccia, ok? Che porterà a farti espandere, numero 3, corrispondente anche all'imperatrice. Io prendo ferma risoluzione di seguire il mio desiderio nella grazia e in modo perfetto, potresti dire, o qualsiasi formula psichica possa arrivarti, sii creativa, sii creativo, ma di sempre io prendo ferma risoluzione di smettere di oscillare e seguire solo e soltanto le direttive della mia anima, quale bussola, potresti dire. Qualsiasi cosa è funzionale al io prendo ferma risoluzione. La freccia ti dice questo: stabilisci l'intenzione e scoccala. Ok? Wow, ok, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro. Passo alla seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua ragazze mie e ragazzi con la seconda variante e andiamo a vedere perché continui ad attrarre sempre la stessa situazione. Allora, andiamo a fermarla. Ok, allora, andiamo prima a riconoscerla. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa riconoscere pienamente perché continui ad attrarre sempre la stessa situazione, ad avere visione, consapevolezza e libertà nell'agire. Prima carta, andiamo a vedere la situazione che si ripete nella tua vita, il pattern energetico, il pattern visibile. Mi stava uscendo un 10 di spade, però poi si è ritirato, mi sta pure fischiando l'orecchio destro. E vabbè, avevo già capito, però voglio vedere, la estraggo io. La situazione che si ripete nella tua vita. Allora, con il 10 di spade che mi stava uscendo prima, il paggio di bastoni è molto forte. C'è una parte dentro di te molto potente, sai, molto potente,
una parte che si accende subito verso il nuovo, però non sempre riesce a stabilizzarlo e quindi lo vede a volte come un fallimento. Stavo uscendo il 10 di spade, ti ho detto prima, no? Perché il paggio di bastoni parla di energia di inizio, entusiasmo, impulso, desiderio di esplorare. E mi dice che all'inizio parti con slancio, ti apri con fiducia, ti lasci guidare dall'istinto, dall'ispirazione del momento e poi nel tempo questa stessa energia tende a riprodurre delle dinamiche già conosciute, perché non si è ancora consolidata una direzione stabile dentro di te. È come se una parte di te si accende alla vita, alla possibilità e poi però inconsciamente torni su delle cose già familiari. Cioè quando serve continuità del nuovo, no? Fede nel nuovo, e tu torni a non ho un po' di paura, vado di nuovo alla sicurezza, vado alla struttura. E quel 10 di spade lì, prima di questa carta, è come se ci fosse la stanchezza di un certo schema e subito dopo la vita riportasse energia nuova, impulso, ripartenza. Quindi allora il messaggio qua è semplice. Non è che non sai iniziare il nuovo, le cose belle, eccitanti, no, è che inizi da un'energia molto viva, ma ancora poco radicata. E questo crea il terreno perfetto perché certi schemi possano ripetersi in forme diverse, non perché stai sbagliando, ma perché l'energia parte forte, però non sempre ehm, riesce a radicarsi. È come se c'è paura del nuovo, ma ce l'abbiamo tutti, eh? Vediamo, continuiamo. Andiamo a vedere l'origine di questo schema, l'origine vera, cioè da dove nasce il campo, dove nasce nel tuo campo interiore questa energia. L'origine di questo schema, l'origine di questo schema, l'origine di questo schema. Dalla luna. Questa è una paura antica. La luna. Allora tu hai delle emozioni molto intense, va bene? Il tuo campo interiore è molto intenso. E quello che senti è vero, ma non è subito chiaro. È come se assorbissi molto dagli altri senza rendertene subito conto, no? Dagli altri, dal mondo. Allora la luna parla di un campo interiore tuo molto ricettivo, molto intuitivo, molto profondo, però anche influenzabile da quello che non è detto esplicitamente. Cioè, allora, lo schema nasce da qui. Nel momento in cui impari a orientarti più attraverso le sensazioni che attraverso la chiarezza, nel momento in cui percepisci molto, ma non sempre hai subito strumenti per tradurre ciò che percepisci in decisioni nette, nasce lo schema che si ripete. Cioè, paure inconsce sono ataviche qua, sono paure di tutti, sono paure legate allo sconosciuto, al mistero, no? Parto, vado e poi mi trattengo, ho paura del mistero, ho sofferto tante volte i 10 di spade di prima, no? E allora, è il mondo dell'inconscio, dei simboli, quelle emozioni che arrivano prima delle parole. Allora, quando questo mondo interiore tuo non viene completamente illuminato dalla consapevolezza, può creare ripetizioni. Perché quello che non è chiaro dentro di te tende a ripresentarsi fuori in forma di esperienza, cioè vivi delle esperienze con persone o circostanze non chiare perché dentro non c'è consapevolezza, ovviamente non su tutto, ehm, di certe emozioni. La luna quindi non dice che c'è confusione sbagliata, dice che c'è una sensibilità tua che è molto profonda e che in passato magari ti ha fatto tribolare. Non è stata guidata in passato da una sufficiente chiarezza interiore, no? Dalla consapevolezza che le emozioni sono simboli, sono dei, sono archetipi e così il ciclo si forma. Allora, non perché non senti, non percepisci bene, ma perché senti molto, tutto insieme. E quando questo accade, la vita tende a proprio a riproporre situazioni simili per farti fare l'esperienza della consapevolezza con le situazioni che dentro di te provocano confusione, affinché possa aiutarti la vita a rendere visibile quello che dentro è ancora sfumato, no? Quindi la luna ti mostra
l'origine reale dello schema che si ripete. Tu hai una sensibilità altissima, una percezione profondissima e un bisogno di imparare a distinguere meglio quello che senti da ciò che vedi nel mondo. Allora, tutto è un sogno, come ci dice Hillman, come ci dicono tutti i grandi esoteristi della storia, il buddismo esoterico, lo sciamanesimo, eccetera. Tutto è un sogno. E la luna è come se avessi paura che i sogni siano reali, anche se potessi fare degli incubi. Ma qualsiasi... Allora, la realtà di veglia e la realtà di sonno sono ugualmente stati di sogno. Tutto è un'illusione, citta maya, come dicono i buddisti, è come se avessi paura di percezioni, di alcune percezioni che hai, e se queste sono vere, no, è tutto un sogno, sia le percezioni che quello che vedi, la realtà, che la mente razionale giudica vera, perché la mente razionale dice è vero tutto ciò che è prevedibile, misurabile, governabile e controllabile, no? Quindi ripeti questo schema qua perché è come se c'è poca consapevolezza ancora o non profondissima consapevolezza delle emozioni, ok, dell'inconscio, dell'inconscio collettivo. Alcune paure non sono tue, sono dell'inconscio collettivo di cui comunque tu fai parte perché siamo tutti uno, è l'anima del mondo. È come un po' più fede in questi simboli. Va bene, continuiamo. Qual è l'archetipo che stai vivendo senza accorgertene? Il ruolo animico che stai incarnando, l'archetipo la forza che stai vivendo senza accorgertene. La morte. Allora, stai vivendo una trasformazione in questo momento. E quindi la fede in ciò che senti, non che sia vero, sia finto, no, la fede in ciò che senti, nei simboli, nelle immagini che ti mandano l'anima, ti sta aiutando a fare il viaggio ctonio negli inferi di Ade, no? Che è il dio delle profondità. La morte cos'è? La morte simbolica, la morte della paura delle immagini dell'anima. E qua ti invito fortemente, siccome noi facciamo una tarologia co-creativa con il destino, non te la faccio subire in modo passivo, cioè ti faccio cooperare con il destino affinché tu cambi gli effetti del tuo destino. Ti invito a fare il rituale di morte e rinascita che trovi sul canale. Magari oggi, tra un po' di ore, perché in questo modo incarni l'archetipo consapevolmente. Allora, quello che stai vivendo è una trasformazione inevitabile. Cioè, dentro di te c'è un processo già attivo. Magari puoi avere sbalzi d'umore, no? Facciamo questo, poi non ho paura, ok? O anche no, cioè ti sto facendo degli esempi. Questo processo di trasformazione è già attivo. Alcune versioni di te, alcune dinamiche, alcuni modi di vivere le situazioni non funzionano più come funzionavano prima. Però non sono stati ancora del tutto lasciati andare questi modi qui e quindi tu ti ritrovi in uno spazio, una sorta di spazio intermedio, cioè qualcosa dentro di te è già cambiato, ma una parte della tua vita sta ancora cercando di funzionare con i vecchi schemi e questo crea la ripetizione di questo pattern. Allora, quando l'identità interna è in trasformazione, ma le abitudini non sono ancora allineate a questa trasformazione, la vita tende a riproporre situazioni simili per farti vedere cosa non è più coerente. Nello yoga sciamanico questo è un passaggio sacro, è il momento in cui l'anima sta cambiando pelle, ma il cambiamento non è ancora completamente visibile, incarnato, quindi la morte ti mostra che non sei più esattamente quello di prima, ma non hai ancora stabilizzato completamente la nuova versione di te. Ed è proprio in questo momento che il ciclo si sta ripetendo. Non perché stai ferma o fermo, ma perché sei in una fase di passaggio. Allora, la morte ti dice una cosa importantissima: più resisti a lasciare andare ciò che è già finito interiormente, più la vita continuerà a ripresentarti lo stesso tipo di esperienza. Come richiesta di completamento lo fa. E quando questo archetipo viene riconosciuto, cambia tutto. Non stai perdendo qualche cosa, stai diventando qualcos'altro. E la ripetizione delle situazioni
che ti succedono, è semplicemente il modo in cui la vita ti mostra cosa non può più accompagnarti nella nuova forma che sta emergendo. E questo è un invito alla trasformazione, non alla resistenza. Ed è qui che il ciclo comincia davvero a sciogliersi. Ok. Qual è il vantaggio nascosto della ripetizione? Cioè, cosa ti sta dando questo ciclo che si ripete? L'idea che tenere tutto sotto controllo sia la sola via di uscita e di salvezza, l'appeso. Prima di tutto, secondo me ti sta tenendo bloccata fortemente o bloccato fortemente, ma non è il blocco in sé, cioè è l'idea della tua mente razionale che se controlli tutto, se analizzi le emozioni, se senti di meno le emozioni, le analizzi, le anestetizzi, se controllo quella situazione, se cerco di far andare, allora sto bene. È un'idea completamente fasulla. Ti sta costringendo a rallentare. Blocca l'impulso vitale. Ma non solo però, perché allora una parte di te, se non fosse per queste ripetizioni che continui ad attrarre sempre la stessa situazione, andrebbe avanti molto più velocemente. Va bene? Però c'è una cosa che l'appeso ti dice, una grande carta iniziatica. Magari non ti fermeresti abbastanza a comprendere cosa sta davvero accadendo dentro, capito? E quindi il ciclo si ripete per una ragione molto concreta, cioè ti sta facendo entrare in uno stato di pausa interiore, cioè ti sta costringendo a non risolvere tutto subito, perché sei in una fase di transizione, ti sta chiedendo di vedere le cose da un punto di vista diverso e nello yoga sciamanico questo è un passaggio fondamentale. La vita ti sospende mica per bloccarti, per farti cambiare prospettiva, e quindi l'appeso ti mostra che questo schema che si ripete ti sta dando anche questo, cioè ti sta dando il tempo per osservarti meglio, ti sta dando la possibilità di vedere delle dinamiche che altrimenti ignoreresti, ti sta dando l'occasione di non agire sempre di impulso e ti sta mostrando, ti sta dando lo spazio per comprendere cosa si ripete davvero sotto la superficie. Quindi il vantaggio nascosto è questo: stai sviluppando consapevolezza attraverso la ripetizione dello schema. Allora, il punto fondamentale qua, l'appeso non è è una pausa evolutiva, cioè questo ciclo continua finché non succede qualcosa di fondamentale, cioè smetti di vivere la ripetizione solo come una frustrazione e inizi a vivere questa ripetizione, inizi a usarla come osservazione cosciente. Perché nel momento in cui cambi lo sguardo, anche ciò che si ripete inizia a perdere il suo potere automatico. E allora la sospensione diventa trasformazione, non sei bloccata, sei in uno spazio in cui la vita ti sta insegnando a vedere diversamente. Ok. Qual è la paura che mantiene attivo il ciclo? Il nodo emotivo centrale, la paura che mantiene attivo il ciclo. La giustizia, la paura di essere giudicata o la paura di essere giudicato, però non è solo questa, è la paura del karma. Il karma non ha a che fare tanto con quello che ti accade. Oddio, se succede questo, se poi faccio oddio, se poi no. Il karma ha a che fare con come ti relazioni a ciò che ti accade. Allora si dice che hai un karma più leggero quando ti relazioni a ciò che ti accade dentro e fuori di te, con apertura, con fede. Si dice che hai un karma più pesante quando ti relazioni a ciò che ti accade con frustrazione, paura, diniego, rabbia contro il mondo, no? Ecco,
siccome la giustizia taglia, decide, no? Quindi è anche la paura della responsabilità, di assumerti la responsabilità di ciò che proietti, di ciò che hai scelto. La paura che ogni scelta che fai sia definitiva, che tutto... La paura del karma nel senso però più superficiale del termine, cioè è come se dentro di te ci fosse una parte che sente questo, che ti sto per dire, se sbaglio scelta poi dovrò pagare qualche cosa, se mi muovo nel modo sbagliato arriverà una conseguenza, se rompo lo schema sto infrangendo un ordine invisibile, quindi questo crea una tensione molto interna, perché invece di scegliere liberamente, allora una parte di te inizia a valutare ogni passo come se fosse un giudizio cosmico su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Non esiste ciò che è giusto, ciò che è sbagliato per il divino. Nello yoga sciamanico questo è il punto in cui la coscienza entra nel campo della legge interiore, cioè non più solo desiderio o emozione, ma il senso di giusto equilibrio, giusto peso, giusto ritorno. Quindi il ciclo qua, perché continui ad attrarre sempre la stessa situazione, si mantiene perché hai paura di sbilanciare qualcosa. Hai paura di creare una conseguenza irreversibile. Hai paura che il destino ti presenti il conto. Però la giustizia ti dice che devi allearti con gli eventi. Cioè, allora, una parte di te crede che per cambiare, debba prima ottenere una sorta di permesso morale, oppure evitare una punizione invisibile. E questo blocca il movimento. Perché finché il cambiamento viene vissuto come rischio karmico, allora resti nella stessa dinamica per sicurezza. Quindi la chiave qua è molto semplice, molto profonda, cioè non esiste una punizione per la tua evoluzione. Esiste soltanto il riequilibrio attraverso la consapevolezza. E quando inizi a vedere questo, la paura cambia forma. Non è più se cambio pago qualche cosa, no, è se non cambio resto ferma dentro uno squilibrio che continua a ripetersi. E in quel momento la giustizia smette di bloccare il ciclo e diventa la porta per uscirne. Mi spiego? Non esistono punizioni divine, esiste solo il modo in cui ti relazioni agli eventi. Ok. Punto di svolta, sesta carta. Cosa può spezzare o trasformare lo schema? Cosa può spezzare o trasformare lo schema? Sì, attraversare la dea della penia, 5 di denari. L'idea di sentirti di aver perso, l'idea di sentirti esclusa o escluso, l'idea di sentirti manchevole, è una dea precaria, di precarietà. Devi attraversare con consapevolezza questa dea. E se perdo tutto? Ok, perdo tutto. Qual è l'emozione più forte? La dea della tristezza, la dea della penia, vivitela fino in fondo. Dai la mano a questa emozione, fatti il viaggio octonio sotterraneo e di a questa dea o questo Dio: aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Cosa posso fare per te? Ho fede in te. E nel momento in cui fai questo, la tua percezione di essere manchevole di qualcosa, di mancanza che sta condizionando le tue scelte cambia, perché la dea penia o la dea della mancanza ti dà la forza invece per fare delle scelte allineate. Quindi questo sentirti nella mancanza genera scelte non allineate, va bene?
crea ripetizione del perché continui ad attirare sempre la stessa circostanza, perché crei dalla mancanza, non dalla sensazione di pienezza che ti può dare la dea stessa della penia se tu ti allei. Allora, nella vita concreta questo può tradursi come magari restare in delle situazioni che danno sicurezza ma non pienezza, oppure, ripeto, nella vita concreta questo si traduce magari come cercare sicurezza fuori ma con la paura di non trovarla davvero, oppure oscillare tra il non ho abbastanza e il non posso perdere ciò che ho. Quindi il 5 denari dimostra che il punto di svolta non è ottenere più dall'esterno, ma cambiare il punto interno da cui vivi la mancanza, alleandoti con la dea. Quando l'anima si sente separata, tende a cercare continuamente qualcosa che la riempia. Ma finché questa sensazione non viene riconosciuta, si ripete. Quando tu ti fai guidare dall'emozione, l'anima si alimenta e tu ti senti piena. Quindi questo ciclo si spezza quando succede questo, cioè quando smetti di vivere la mancanza come un'identità. Sono manchevole di qualcosa, mi manca quello, mi manca quell'altro e fa parte della tua identità questa cosa. E inizi a riconoscerla come proprio uno stato temporaneo della coscienza. Cioè quando la dea della mancanza ti viene a trovare uno stato temporaneo, sai che passa quella sensazione lì, se ti allei ti passa. Il vero nodo qua non è la mancanza in sé però, perché è il modo in cui questa sensazione di mancanza orienta le tue scelte. Ma quando inizi a vedere questo chiaramente, come lo stiamo spiegando adesso, le stesse situazioni non ti prenderanno più allo stesso modo, perché non stai più decidendo da uno spazio di mancanza, dove non stai nutrendo l'anima con la dea della mancanza, come vi insegno sempre, no? Ma decidi da uno spazio in cui nutri quella sensazione di mancanza. E quindi quel punto interiore da cui si ripeteva tutto viene risolto, nutrito. L'anima si nutre di pathos, cioè di emozioni forti. Quando noi le vogliamo anestetizzare, non sentire, e abbiamo paura, l'anima ripete le stesse circostanze. Allora qua deve arrivare la morte, cioè la fine dell'identità, di una certa identità che ti fa ripetere lo stesso schema. Questo passaggio ti porterà a farlo. Ok, andiamo a vedere come cooperare con il tuo destino per uscire dal ciclo. L'abbiamo già detto, però andiamo ad approfondire come cooperare con il tuo destino per uscire dal ciclo. Sentiti piena di gioie, riconosci le vittorie che hai avuto nella tua vita fino a questo momento. 6 di bastoni. Tutte le volte in cui ce l'hai fatta in qualcosa, in cui anche una piccola cosa, ok? Sono riuscita a mettere un quadro dritto. Ti sto dicendo non grandi cose, ok? Celebrati. Cioè, allora, oltre a questo c'è una cosa fondamentale. Per uscire da questo ciclo, per evitare che continui a trarre sempre la stessa situazione, devi smettere di basare il tuo valore sulla conferma esterna. Devi smettere di aspettare che sia il mondo esterno a dirti che sei nel posto giusto. No, tu sei già nel posto giusto, non te lo deve dire nessuno. Devi iniziare a riconoscere la tua direzione prima che arrivi la validazione da fuori. Cioè, sto andando in quella direzione. Quella è la mia direzione. Cioè, l'ho presa, non ho bisogno che qualcuno me la convalidi da fuori. E nello yoga sciamanico questo è un passaggio fondamentale, cioè quando inizi a vivere per approvazione, anche inconsapevole che cerchiamo l'approvazione degli altri, del mondo, allora torniamo facilmente dentro a delle dinamiche ripetitive dove cerchiamo le conferme. Il 6 di bastoni dimostra che una cooperazione molto concreta in questo momento con il tuo destino. Devi agire anche senza certezza di riconoscimento esterno. Devi scegliere la tua direzione senza aspettare applausi o conferme. Devi restare fedele a quello che senti vero dentro, anche se fuori non è ancora evidente. Perché? Perché il ciclo si alimenta anche così, cioè dal bisogno di sentirsi riconosciuta, riconosciuti, prima di sentirti stabile nella tua scelta fondamentalmente.
ed è questo che ti riporta nei vecchi schemi. Il 6 di bastone ti dice invece diventa tu la prima che riconosce la tua direzione. Smetti di aspettare che la realtà confermi ciò che il tuo cuore ha già scelto. E qua succede un miracolo, perché quando smetti di cercare approvazione, inizi a muoverti in modo più autentico ed è il destino a quel punto non ti spinge più a ripetere lo schema, perché non stai più chiedendo al mondo di dirti chi sei, stai già agendo da chi sei, ok? Sì. Ottava carta, cosa devi smettere di fare per non riattivare il pattern energetico, comportamento concreto da lasciare andare. Cosa devi smettere di fare per non riattivare il pattern energetico, cioè la stessa situazione. Allora, prendila, fatti un bel bagno a mare o in piscina o una bella doccia fredda quando c'è il 5 di spade. Il 5 di spade è una lotta di potere. È la lotta dell'ego. Ho ragione io, hai ragione tu. Ah, ho vinto su di quella persona. Ah, ho vinto. Cioè, devi smettere di entrare in dinamiche mentali o relazionali del vincere a tutti i costi o difenderti a tutti i costi o avere ragione a tutti i costi. Cioè devi smettere di restare dentro a delle situazioni o dei pensieri dove senti di dover dimostrare qualche cosa. Devi smettere di rispondere dalla ferita invece che dalla lucidità. Cioè il 5 di spade mostra spesso una dinamica tipo cerchi di chiarire, cerchi di spiegare, cerchi di difenderti, però dentro resta sempre tensione, resta sempre disagio, resta sempre il confronto con gli altri. Guarda come si guardano queste due carte. E alla fine perdi energia invece di liberarla. E allora nello yoga sciamanico questo è il momento in cui l'energia esce dal centro e va proprio nella testa, nel conflitto, e il pattern energetico si riaccende perché ogni volta che entri nella modalità lotta, anche sottile, anche mentale, emotiva, perdi centratura. E quando perdi centratura torni automaticamente ai vecchi schemi per stabilizzarti. Allora questa carta ti chiede una disciplina nuova. Non devi reagire per vincere. Non restare dove devi difenderti per sentirti a posto. Non continuare delle dinamiche che ti tolgono la pace anche se hai ragione. È chiaro, no? Ci sono delle dinamiche in cui noi continuiamo a restare lì perché abbiamo ragione, ma ci stanno togliendo la pace. Perché qua c'è un punto chiave. Avere ragione con qualcuno o in una situazione non spezza mica il ciclo, lo alimenta. Se hai ragione in una determinata cosa, non spezza il ciclo, lo alimenta. La pace interiore lo spezza. E quindi il comportamento da lasciare andare è questo: non entrare più in qualsiasi situazione che ti ruba energia mentale per sistemare qualcosa che in realtà va solo lasciato scorrere. Quando smetti di alimentare il conflitto interno e esterno, il ciclo perde la combustione. Questo parla di tutte le dinamiche. Qualcuno ti fa incazzare, qualcuno così, o una situazione così, e tu no, io ho ragione su questo, anche io ho ragione, no. Shh. Quando smetti di alimentare il ciclo di tutta sta roba mentale, il conflitto perde, si perde. Il ciclo perde questo combustibile, no? Allora, abbiamo messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a vedere la nona carta. Cosa devi iniziare a fare per creare un nuovo destino? La nuova postura interiore più l'azione. L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Cosa devi iniziare a fare per creare un nuovo destino? Meraviglioso. 2 di coppe. Non ho né ragione io né ragione tu.
hai sia ragione tu che ragione io. Cioè, cosa voglio dire? Allora, Eraclito diceva che per alcuni uomini alcune cose sono giuste e alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Per la mente razionale, laddove è vero A, non può essere vero anche B. Allora, ho ragione io, è vero così, non è vero, non ha ragione lui. Per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. È tutto perfetto. E il due di coppe è perfettamente l'integrazione di questo. Quindi cosa devi iniziare a fare per creare un nuovo destino? Vedere nell'altro la manifestazione del tuo amante mistico, nell'altro, nelle situazioni, cooperare con la vita anziché opporti, nell'unione erotica tra umano e divino. Devi cambiare il modo in cui ti relazioni con le cose, gli eventi e le persone. Quindi non solo con gli altri, ma devi cambiare il modo in cui ti relazioni verso te stessa o te stesso, verso ciò che senti. Il due di coppe mi parla di incontro, ma in questa posizione il significato è più profondo, cioè devi iniziare a scegliere delle connessioni dove c'è reciprocità reale. Devi iniziare a riconoscere quando qualcosa è equilibrio e quando è solo abitudine emotiva. Devi iniziare a portare più verità nei tuoi legami senza adattarti per mantenere un'armonia apparente. Cioè, nello yoga sciamanico questo è un punto importantissimo. L'anima smette di ripetere degli schemi quando smette di entrare in relazioni sbilanciate o poco consapevoli. Perché ogni relazione non allineata tende a riattivare il vecchio ciclo. Cioè dare troppo, aspettare troppo, adattarsi troppo o confondersi tra sentimento e dinamica. Invece il due di coppe ti riporta proprio al centro di uno scambio sano. Cioè della serie, io ti vedo davvero, tu mi vedi davvero, io resto presente a me stessa mentre incontro te. E quindi nasce il nuovo destino da qui, non nella solitudine, non nella chiusura, ma in un nuovo modo di incontrare la vita e gli altri, più semplice, più vero, più reciproco e soprattutto più allineato a ciò che senti davvero. E allora quando inizi a scegliere questo tipo di connessioni fuori e dentro di te, il ciclo perde automaticamente terreno. La situazione che continui a ripetere perde terreno, perché non viene più alimentata da legami sbilanciati o inconsapevoli. E allora il destino cambia la direzione. Eh sì. Allora, come si manifesta la nuova realtà quando il ciclo si rompe? Come si manifesterà la nuova realtà quando il ciclo si rompe? Infatti, il 4 di denari. Una vita più stabile, una vita meno dispersiva, più centrata. Allora, quando il ciclo si romperà, arriva un cambiamento molto preciso. Prima di tutto smetti di perdere energia in dinamiche che ti destabilizzano. Inizi a proteggere meglio il tuo spazio interiore. Diventi più selettiva o selettivo con ciò che lasci entrare nella tua vita. Però c'è un aspetto ancora più importante. Il 4 di denari non parla solo di tenere, no? Come vengono tenute le monete qui. Parla di imparare a trattenere te stessa nel tuo centro. Cioè, allora, la nuova realtà si manifesta così. Più confini naturali ci saranno, non rigidità. Più senso di sicurezza interiore. Meno bisogno di rincorrere, spiegare, devo dire, no.
più capacità di restare ferma o fermo dove ti senti davvero bene. E questa è la stabilizzazione energetica, cioè l'energia non va più dispersa nei tentativi di sistemare, chiarire, recuperare magari quello che non è allineato. No, questo è il vero segnale che il ciclo si è rotto, cioè non ti muovi più per mancanza, non reagisci più automaticamente, non esci più dal tuo centro per aggiustare l'esterno. Questo è il radicamento nella presenza. E quindi la nuova realtà è una vita più stabile, più essenziale, più ricca, meno dispersione, più verità, più centro. E da questo spazio tutto ciò che è destinato a te non deve più essere inseguito, può semplicemente arrivare ciò che è destinato a te e resta. Ok. Wow. Ok, andiamo a vedere adesso il messaggio finale dell'amante mistico, il sigillo, la consacrazione del passaggio. Beh, chi va piano va sano e va lontano. Allora, Cavaliere di Denari. L'amante mistico ti dice di rendere questo cambiamento concreto nella tua vita materiale. Cioè, l'amante mistico ti sta dicendo di scegliere una direzione e restarci dentro. E ti sta dicendo costruisci con calma quello che invece prima saltava da un'esperienza all'altra, no? Non cercare più scorciatoie emotive. Smetti di inseguire il cambiamento come un evento inatteso e diventalo tu come processo, perché il vero superamento del ciclo qua non è un gesto eroico, il Cavaliere di Denari va lento, è una presenza costante, questa consapevolezza di cui abbiamo parlato fino adesso, costante in ogni cosa che fai. Quindi il messaggio dell'amante mistico è molto chiaro, molto semplice. Dice: ciò che si ripete nella tua vita si spezza quando tu diventi stabile nella tua scelta interiore. Quando tu smetti di cambiare direzione a seconda dell'emozione del momento. Quando inizi a costruire la tua vita come qualcosa che cresce nel tempo, matura, bellissima, non che si accende e si spegne, accende e si spegne. Il Cavaliere di Denari non corre, non fugge, non si disperde, cammina. E questo è ciò che chiude davvero il ciclo di quello della stessa situazione che attrai sempre, non la forza, ma la continuità. E qua il destino non ti spinge più da una parte o dall'altra, perché finalmente stai già entrando nella tua direzione, ok? Ci picchia, ragazze miei ragazzi. Ricapitolando, continui ad attrarre la stessa situazione perché una parte di te si muove tra l'impulso e la confusione emotiva, senza ancora una direzione stabile e radicata, no? Tu hai una sensibilità, una percezione straordinarie, che però a volte ti spaventano. Questo ti fa entrare in delle dinamiche ripetute affinché tu possa avere conferma o equilibrio esterno. Allora il ciclo si mantiene, cioè rimane vivo, quando reagisce alla paura di perdere stabilità, reagisce alla paura, al bisogno di controllo, alla giustizia perfetta, quando ti allontani da te stessa o da te stesso entrando in conflitto, ambivalenza, relazioni non pienamente reciproche. Quindi si spezza quando smetti di oscillare e inizi a vedere con lucidità quello che senti veramente, lasci andare la lotta e scegli una direzione semplice, costante, concreta, costruita nel tempo e non nell'urgenza emotiva, ok? Adesso vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano. Scrivetemi sotto che cosa avete sentito forte in questa lettura, magari.
o sul tuo quaderno rituale, dove preferisci. Vediamo cosa ha da dirti l'oracolo dello sciamano. L'oracolo del mondo ordinario, la vita che vivi quotidianamente ti parla come un oracolo del mondo ordinario. La magia ti dice questo. Allora, tutto ciò che ti accade, gli eventi, le sincronicità, tutto quello che hai davanti, anche in questo momento, anche se stai seduta davanti alla finestra, è un evento. Tutto quello che vedi, tutto quello che stai percependo è un'ottima occasione per plasmare la tua vita in questo istante. Lo stai già facendo in questo momento che stai ascoltando il video, e di agire secondo una presa di risoluzione. Allora, la magia è l'arte di operare cambiamenti a mezzo della forza di volontà. Quando tutto quello che stai vedendo adesso è immagine di tutto quello che abbiamo letto. Allora questa carta ti dice: prendi la situazione in mano, prendo ferma risoluzione di agire secondo la mia volontà in base a quello che abbiamo appena letto. Allora, c'è un portalone in questo momento che stai guardando il video quando esce questa carta. Significa che hai un potere di creazione, di realizzazione enorme per cambiare il tuo destino, cioè gli effetti del tuo destino. Allora, tu spezzerai il pattern, perché lascerai andare la lotta e sceglierai una direzione semplice, concreta e costante. Quello che ti ho indicato in questo video sono sia la pratica con la dea Penia che il rituale di morte e rinascita, o qualsiasi cosa tu faccia in questo momento per allineare il tuo sentire alla tua volontà cosmica è benedetta dagli dei. Allora, qualsiasi tipo di percorso tu stia facendo, se stai facendo il cammino sciamanico con me, sotto l'info box trovi tutti i nostri corsi e le pratiche, in più quelle che ti ho detto. Qualsiasi cosa tu scelga in questo momento, stai costruendo le basi solide affinché questo pattern venga reciso una volta per tutte. Hai la benedizione degli dei quando esce questa carta, ok? Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.